Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme finalmente come realizzare il gilet con il motivo treccia che avete già intravisto nelle slide di inizio video. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Per realizzare questo progetto avremo bisogno di un uncinetto numero 3. Dell'acrilico io ho scelto il Chuck di Casa Tessiland nella variante ottanio, 1 metro per prendere un paio di misure e dei marcapunti, naturalmente ago da lana e forbici vengono da sé. Possiamo passare al tutorial. Ed eccoci al nostro amatissimo foglio. Ho cercato di essere più semplice possibile per farvi adattare questo progetto a tutte le taglie. Ovviamente questo che vedete riportato è il pannello anteriore, perché il pannello posteriore che vedremo dopo sarà interamente realizzato a maglia alta. Quindi avremo un pannello posteriore completamente lineare. È il davanti quello che andremo a lavorare con il motivo treccia e ora vi vado a spiegare come ho suddiviso il lavoro. Innanzitutto ho preso la mia circonferenza più ampia tra seno e punto vita. Qualora voleste allungare un pochino questo gilet, prendete in considerazione nelle misurazioni anche i vostri fianchi. Tra le 3 misure cercate quella più ampia e dividetela per 2. Nel mio caso il risultato finale è 41 cm. La mia circonferenza più ampia infatti corrisponde a 82 cm. Quindi andiamo a realizzare intanto una catenella che sia lunga quanto metà della nostra circonferenza e che sia un multiplo di 2 più 3. Nel mio caso mi serviranno 80 catenelle per arrivare a 41 cm, alle quali aggiungerò 3 catenelle. Eccomi con la catenella da 80 maglie. Aggiungo 3 catenelle, ricordate che voi dovrete fare il numero di catenelle che vi consente di arrivare alla metà della vostra circonferenza più ampia mantenendo un numero pari. Aggiungo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella quarta dallo stesso con una maglia alta. In questo modo ho già realizzato sostanzialmente 2 maglie alte e mi vado a marcare subito la prima, quindi non la prima effettiva che ho eseguito, ma quella che si è andata a creare con le ultime 3 catenelle. Proseguo la mia prima riga di lavorazione interamente a maglia alta, filo sull'uncinetto, catenella successiva ed eseguo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, catenella successiva, maglia alta. Proseguo per tutte le maglie della prima riga. Terminati i nostri punti, se abbiamo fatto bene i conti, dovremmo trovarci con un numero pari di maglie alte. Nel mio caso sono 80. Adesso prendiamo un momento il nostro foglio perché dobbiamo andare a centrare il motivo della treccia che partirà già dalla seconda riga di lavorazione. Come fare a trovare il numero di maglie che devono essere lasciate libere dal motivo treccia? Quindi come centrare il nostro motivo? Troviamo insieme il numero. Stabilito che i punti che servono per realizzare queste 5 trecce che siano equidistanti tra loro è 50, al numero totale di punti che noi abbiamo nella nostra prima riga, nel mio caso 80, sottraiamo 50. Ci restano 30 punti. Molto semplicemente dividiamo in 2 questi 30 punti. Abbiamo così 15 punti di margine, 50 punti
centrali e siamo a 65 ed altri 15 punti del margine esterno. Naturalmente il numero di punti delle estremità varierà in base al numero di punti base che voi avete nella vostra prima riga di lavorazione. Ricordate sempre, totale dei punti meno 50. Il risultato lo dividete per 2, 1 e 2. Andiamo a facilitarci ulteriormente il lavoro marcandoci entrambi i punti in modo da avere sempre sotto controllo l'andamento verticale del nostro pannello. Nel mio caso appunto abbiamo 15 punti per lato che vado subito a marcare. Abbiamo già dato una linea al nostro progetto. Il motivo di 5 treccine si svilupperà all'interno di questi due marker che noi ci porteremo dietro per tutta l'altezza. A questo punto voltiamo il lavoro e qui possiamo realizzare le famose 3 catenelle per voltare, oppure, come farò io, volto il lavoro senza eseguire catenelle ed eseguo una maglia bassa nel primo punto che vi trovo sottostante e una seconda maglia bassa prendendo l'asolina delle 2 che è più distante dall'uncinetto. Eccola qui. Prendo l'asolina, ripesco il filo e realizzo di fatto una maglia alta sull'altra. Prendo un marker e mi marco la prima maglia eseguita. Come anticipato, lavoro le prime maglie tutte linearmente a maglia alta, quindi raggiungo il marker che ho inserito prima realizzando una maglia alta in ogni maglia che mi trovo disponibile. Filo sull'uncinetto, punto, entro nel punto ed eseguo una maglia alta, punto successivo, maglia alta, per un totale nel mio caso di 15 maglie alte. Arrivata alla 15ª maglia, tolgo il marker e lo metto nella maglia appena eseguita. Ora inizia il nostro motivo, che è molto semplice una volta che ci farete l'occhio. Dunque, i punti per eseguire la trecciolina, una trecciolina, sono 4. Io ho stabilito di distanziare le treccioline centrandole in una mini sezione di 10 punti. Quindi abbiamo 5 trecce, 10 punti a treccia, 50 punti. Ho centrato la treccia da 4 punti nei 10 che mi sono prefissata semplicemente mettendo 3 punti, treccia da 4 e altri 3. Assolutamente più facile a farsi che a dirsi. Primo segmento da 10 punti. Realizziamo i primi 3 a maglia alta. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo realizzare la nostra prima riga della trecciolina. Prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo i 2 punti che ci troviamo sottostanti ed entriamo nel terzo, ma entriamo nel terzo prendendolo da davanti, in questo modo. Quindi non andremo a lavorare la maglia come abbiamo sempre fatto nella parte superiore, ma la lavoreremo in rilievo davanti. Saltiamo le prime 2, entriamo in orizzontale prendendo tutto il corpo della maglia, riprendiamo il filo e finiamo la nostra maglia alta. Stesso discorso, filo sull'uncinetto, proseguiamo con la maglia successiva, la riprendiamo sempre orizzontalmente attraversandola proprio, si chiama appunto rilievo davanti, proseguiamo la nostra maglia alta. A questo punto dobbiamo tornare indietro e lavorare le 2 maglie che abbiamo lasciato libere. Le lavoreremo sempre nello stesso modo, ovvero in rilievo davanti.
prendiamo il filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, e peschiamo la maglia sempre orizzontalmente, eseguendo una maglia alta. Non tirate il lavoro. Ripeschiamo il filo sull'uncinetto. Mi raccomando, controllate bene che ci siano tutti i punti, perché vedete come scompare poi la maglia da lavorare? Eccola qui. Entriamo in rilievo davanti, eseguiamo la nostra maglia alta. Abbiamo appena lavorato con questo incrocio, che ancora non si distingue così bene, ma fidatevi, si vedrà. Con questo incrocio la nostra prima parte della treccia. Ora dobbiamo proseguire con altri 3 punti alti, filo sull'uncinetto, vedete? Primo punto da lavorare, entriamo in modo classico, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una in ogni punto. Vedete, abbiamo lavorato i nostri primi 10 punti del motivo, 3 maglie alte, 4 maglie lavorate incrociate sul davanti, quindi il rilievo davanti, come vi ho appena spiegato, che compongono la trecciolina, ed altre 3 e 3, 6 e 4, 10. Da questo momento in poi non ci resta che replicare questo motivetto fino al secondo marker. Ed eccoci giunti all'ultimo punto. Ora togliamo il marker. Vedete come già inizia a prendere forma. Abbiamo distanziato dai laterali il nostro lavoro e abbiamo iniziato le nostre treccioline, che sono assolutamente equidistanti. Volto il lavoro, realizzo la mia sequenza di punto basso nel primo punto e secondo punto basso prendendo l'asolina più distante dall'uncinetto. Potete naturalmente eseguire voi le 3 catenelle qualora doveste trovarle più comode. Mi marco istantaneamente il punto e vado avanti con i miei 15 punti alti fino al marker. Mi rimarco il punto appena eseguito. Vediamo come lavorare il rovescio del nostro motivo treccia. Il motivo treccia infatti ha solamente un dritto, si legge solo dal dritto, quindi il rovescio verrà lavorato in maniera differente. Ogni riga pari della nostra treccia verrà lavorata in maniera differente. Quindi, per non sbagliare, vi dico la riga 2 della treccia, ovvero il rovescio. Le prime 3 maglie sono sempre maglie alte. 1, 2 e 3. Ora abbiamo il nostro gruppetto di 4, vedete? Abbiamo 2 e 2. Le vado a lavorare questa volta come si presentano. Quindi inizio dalle prime 2 che corrispondono a queste 2. Non salto 2 maglie per lavorare queste, ma lavoro subito quelle che mi trovo sottostanti, che corrispondono appunto a queste 2. Le lavorerò in rilievo dietro, filo sull'uncinetto, spero che si veda, e prendo la prima maglia, eccola qui, sul retro realizzo la maglia alta e stesso per la seconda, filo sull'uncinetto da dietro, eccola qui, pesca, eccola qua, l'ho presa, realizzo la mia maglia alta ed è così che si lavora il retro della nostra treccina. Vado avanti con le mie 3 maglie alte, una in ogni punto disponibile. Secondo blocchetto, filo sull'uncinetto, 3 maglie alte. Ed anche qui lavoro i punti come si presentano. Vedete, questo è il primo punto che devo lavorare, girandomi, eccolo qui. Filo sull'uncinetto, da dietro sempre, perché ho un rilievo dietro. Vado a eseguire la mia prima maglia alta.
filo sull'uncinetto e vado sulla seconda. Ecco qua, filo sull'uncinetto e ora vado a lavorare le due davanti, sempre però intervenendo nella parte posteriore, vedete? In questo modo prendo la maglia, eccola, eseguo una maglia alta, filo sull'uncinetto, prendo la seconda e vado avanti. Concludo il mio secondo blocchetto con 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado avanti naturalmente in questo modo fino a raggiungere il marker e poi continuo con i miei 15 punti alti punto su punto. Terminata la nostra riga, voltiamo il lavoro, 3 catenelle oppure un punto basso sull'altro, prendendo la casolina più lontana dall'uncinetto. Andiamo avanti con i nostri punti alti fino al marker, nel mio caso sempre 15. E andiamo avanti con i primi 3 punti del blocchettino. Sempre una maglia alta, 2, 3. Ci troviamo sul fronte, vedete già come inizia a vedersi l'incrocio? Trovandoci sul fronte dobbiamo lavorare di nuovo in rilievo davanti, quindi dobbiamo prendere il filo sull'uncinetto e saltare i primi 2 punti che ci troviamo disponibili, inserirci nella terza e nella quarta maglia, in questo modo. 1, 2, con le nostre maglie alte, e poi tornare indietro, filo sull'uncinetto e lavorare le 2 maglie che abbiamo lasciato. Sempre il rilievo davanti. Realizziamo ora 3 maglie alte, una in ogni punto, a concludere il piccolo gruppetto da 10 maglie. E continuiamo 3 maglie alte, andiamo a fare l'incrocio, 3 maglie alte. Vedete, è molto semplice. Sostanzialmente dovremmo continuare queste 2 righe fino a raggiungere l'altezza desiderata. Nel mio caso il mio gilet sarà lungo circa 43 cm, non lo voglio troppo lungo perché voglio creare quel bel effetto con la camicia che fuoriesce sotto. Proseguo la lavorazione delle 2 righe della treccia fino a raggiungere l'altezza stabilita. Una volta raggiunti i 43 cm di altezza preventivati, posso interrompere la lavorazione del mio pannello anteriore e mi occupo di quello posteriore. Ve lo mostro un istante perché, come vi accennavo, altro non è che un pannello realizzato interamente a maglia alta, quindi è proprio super facile e potete senz'altro replicarlo senza che io vi dica come. Quindi per la parte posteriore realizziamo un pannello delle stesse dimensioni di quello anteriore, lavorato interamente a maglia alta. Non ci resta che iniziare a unire i 2 pannelli. La parte che poi rimane centrale vi farò vedere come andare a rifinirla un pochettino, ma in un secondo momento. Appoggio il rovescio del lavoro sul tavolo, quindi dritto verso di me, mentre invece nell'altro pannello userò il dritto verso il tavolo. Avrò di conseguenza il rovescio che mi guarda. Andrò ad unire i miei 2 pannelli dove poi inizia il motivo centrale. Vi ricordate che avevo lasciato 15 punti e 15 e poi iniziavano i 3 punti del motivo. In questo caso vado ad incorporare anche gli ultimi 3 punti e quindi realizzerò una cucitura lunga 18 punti, in modo che la parte dedicata al collo inizi e finisca in concomitanza delle treccine. Inizio la mia cucitura punto su punto. Prendo il primo punto,
di un pannello e il primo dell'altro pannello li unisco a maglia bassissima e realizzo una catenella. Mi sposto nel punto successivo, lo prendo per intero, prendo tutto il punto dell'altro pannello, unisco a maglia bassissima e realizzo una catenella. Arrivo fino a 18 e replico dalla parte opposta. Abbiamo quindi già stabilito la larghezza del nostro collo di 50 punti. Uno scollo da 50 punti è perfetto per taglia SM. Qualora avesse bisogno di uno scollo un pochino più ampio, vi basterà aggiungere 1 centimetro per lato a taglia. Sono ancora sul rovescio, ho cucito il primo lato e ho cucito il secondo. Colgo l'occasione adesso per rifinire subito il collo del mio lavoro, realizzando semplicemente un giro perimetrale di questo scollo a punto basso. Prendo il filo, lo lascio collegato appunto alla cucitura e inizio il mio giro perimetrale, punto su punto, punti bassi, per tutto questo perimetro. A questo punto dobbiamo prendere il segno per cominciare ad unire i laterali del nostro gilet. Uno scalfo manica SM è di circa 20 cm. Per essere più precise potrete tranquillamente andare a prendere la misura da un'altra maglia già in vostro possesso, oppure misurare semplicemente la circonferenza del giro manica per trovare la vostra misura. Io mi fermo a 22 cm e mi vado a marcare entrambi i pannelli a questa altezza. Marchiamo i nostri punti per lo scalfo e andiamo poi con la stessa metodologia, quindi con la maglia bassissima e la catenella, a cucire entrambi i nostri laterali, 1 e 2. Siamo addirittura di arrivo. Adesso non ci resta che riprendere il nostro filato e realizzare, come abbiamo fatto per il collo, un paio di giri. In questo caso ne faremo almeno 2, poi vedrete voi se andare un pochino avanti o meno, giri perimetrali di punto basso. Ci agganciamo naturalmente in un punto della nostra lavorazione. Io preferisco il punto di unione tra i due pannelli. Ci ancoriamo con una catenella e iniziamo il nostro giro perimetrale di punto basso, incorporando le varie codine che ci troviamo lungo la via. Come precedentemente detto, io realizzerò 2 giri perimetrali. Ovviamente questo è il momento giusto se volete allungare leggermente la lavorazione. Continuando con qualche giro in più di punto basso, andiamo ad aggiustare leggermente la lunghezza. Nascosti i fili e voltato il lavoro sul dritto, ecco cosa ci si presenta davanti. Vedete quanto restano raffinate queste treccioline che non appesantiscono ma decorano in maniera davvero molto elegante il nostro piccolo gilet. Alla fine ho realizzato 4 giri di punto basso perché indossandolo man mano ho reputato che calzasse in maniera migliore, almeno per quanto riguarda la mia fisicità. Ovviamente resta un discorso personale. Ho deciso di non andare a rifinire gli scalfi, come vedete, perché a ogni inizio e fine riga non ho realizzato le 3 catenelle per alzarmi e quindi mi sono trovata con un punto basso sopra l'altro, una rifinitura già di per sé a mio parere perfetta. Per realizzare questo progetto ho utilizzato 150 grammi di filato. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.